Ok. Should be live now. Siamo quasi. Dimmi quando ci sei che sto controllando. Sì. Ok, ci siamo. Bene, buonasera a tutti. Eccoci qua. Come promesso, oggi Shirley risponderà alle domande inevase della scorsa volta, quindi la prima parte di questo webinar sarà proprio dedicato alle vostre domande che abbiamo raccolto, le abbiamo inviato, ci ha pensato e quindi attraverso le slide vi risponderà. Finirà poi la presentazione che era rimasta un po' in sospesa la volta scorsa, perché poi dopo c'erano state tante discussioni e tanti argomenti. E poi la sorpresa finale sarà una tavola rotonda con degli illustri ospiti che abbiamo invitato stasera. Li vedete qui un po' in incognito, ma come dire, cercheremo di intavolare una bella discussione sugli argomenti che ci propone Shirley. Quindi non perdiamo ulteriore tempo e benvenuta Shirley, grazie ancora della tua disponibilità e puoi partire quando vuoi. Noi ci oscuriamo. Okay, so we are ready to start, Shirley, whenever you want. So. Okay, well, I'm delighted to have this opportunity to answer questions from the people that have been listening to the presentation, and delighted to have another opportunity to clarify about the movement system and exactly what it means. È molto contenta di essere ancora qui, di avere l'opportunità di rispondere alle domande che sono state fatte durante la presentazione la volta scorsa ed è molto contenta di essere ancora qui per approfondire i concetti legati al sistema di movimento. I just want to say, as I started off last time, that I've been in this profession for 60 years, and I'm more excited about what we have to offer than I was when I started 60 years ago. And that's why I'm so committed to the idea of the movement system, because I think it will clarify for others out there, beside those within the profession, about how much we can contribute to healthcare. E giusto per ricordare, lei dice, come ho detto la volta scorsa, sono stata in questa professione per oltre 60 anni e devo dire che sono più contento, entusiasta adesso, a distanza di 60 anni, di quello che possiamo fare come fisioterapisti rispetto a quello che potevamo fare 60 anni fa, per tutti i miglioramenti che sono intercorsi. E per questo è molto legata all'idea del sistema movimento, perché assolutamente può far capire agli altri all'esterno, ma anche all'interno della professione, qual è il nostro potenziale. Okay, so the first question, which I had received a little while ago, was, what do I think about O'Sullivan in cognitive functional therapy? La prima domanda che ho ricevuto è stata: che cosa ne penso di O'Sullivan e della cognitive functional therapy? I think the idea of trying to assess the pain that has gotten out of control by people is an important part of what we should do in our assessments of individuals. I think in some ways the availability of radiology, where people see more about injured tissues and then are treated with things like opioids that produce secondary effects, has made this kind of assessment particularly important in this day and age. I have gone through all the literature. Okay, go ahead. Okay, sorry, I got the second part, I missed the first part. So nella seconda parte diceva che adesso che abbiamo delle tecniche che ci possono permettere di far vedere gli effetti secondari, per esempio della terapia con oppiacei sul sistema nervoso, ci rendiamo conto di quanto sia importante valutare anche gli aspetti legati al dolore. And sorry, Shirley, I missed the very beginning of the first part for the connection. I don't remember what it is either. I'm just saying that the first part was that clearly people have recognized the importance of pain science, and that being aware of how to assess people for when their perceptions or their pain has overridden whatever tissue problem they had is an important aspect of practice.
Ok, e nella prima parte diceva che le persone sono diventate sempre più coscienti del fatto che la pain science e spiegare gli aspetti legati a come il dolore può essere un'entità a sé, percepita a sé, a prescindere da quelli che sono le lesioni dei tessuti, è un aspetto molto importante. I've reviewed the literature and I've had discussions with many people, and what needs to be kept in perspective for all of this is what % of the patients that present themselves to a physiotherapist are afflicted by this exaggerated pain response. And it's in the neighborhood of 15 to 20% at the most. I think that group has always been with us, and I think what's important is to recognize how best we can deal with it. Ho guardato nella letteratura, giusto per revisionare alcune cose, dice per vedere quanti pazienti si presentano dal fisioterapista, qual è la prevalenza di pazienti che si presentano dal fisioterapista che hanno questo tipo di problematiche legate al dolore, quindi con questo tipo di presentazione. E in letteratura si vedono dati che riguardano il 15-20% dei pazienti che si presentano da noi. Quindi quello che è importante è capire come riconoscerli al meglio e capire come trattare al meglio questa percentuale di pazienti che è sempre stata tra noi, che abbiamo sempre avuto in effetti tra i nostri pazienti. And there's one other aspect to this, and that's what I was trying to present in this material, is that with our examining how people move and what causes them pain, and how to show them how not to elicit pain with their movements, that will put the patient in charge of their pain, and it won't be so frightening. And if we start that from the beginning, before they've become so fearful that every movement will hurt, I think we can reduce this pain that becomes out of control. E una delle cose che ho cercato di presentare l'altra volta è nel far capire che con un approccio come quello che aveva proposto, in cui si cerca di far capire al paziente come muoversi in assenza di dolore o senza dolore, possa essere importante per far capire al paziente stesso che è lui stesso in carica della gestione di questo aspetto, quindi in modo con un taglio positivo. E quindi anche in questo modo possiamo cercare di ridurre quello che è l'impatto della paura rispetto al movimento e della fear avoidance, insomma. I think the second part of this question was how to integrate kinesiophobia concepts in with the movement system. And I want to talk about a specific study that Linda Van Dillen and her colleagues did. La seconda domanda era come integrare i principi legati al concetto di kinesiofobia nel sistema di movimento. Vuole rispondere a questa domanda con uno studio che ha fatto una delle sue collaboratrici, Linda Van Dillen. And this study was a study where people stood for 2 hours, and about 28 to 42% of the people developed back pain. These people were given the test for kinesiophobia before they started to do the standing paradigm. In questo studio i soggetti veniva richiesto di rimanere in piedi per 2 ore di fila. È un modello di studio che permette di studiare l'insorgenza dei sintomi di mal di schiena. Nello studio tra il 24 e il 40% erotti dei soggetti avevano sviluppato i sintomi di mal di schiena durante il protocollo. E a questi pazienti era stata somministrata una scala relativa alla kinesiofobia prima e dopo l'inizio dello studio. And in this study, what they found is that if you had a high kinesiophobia score, you did not necessarily develop back pain. But if you develop back pain, you usually rated it at a higher level than those that had a lower kinesiophobia score. Ok, e quello che hanno trovato è che il fatto di avere kinesiofobia non necessariamente causa l'insorgenza di mal di schiena. Quindi anche quelli che facevano punteggi un po' più alti alla kinesiofobia prima dello studio non sviluppavano non era necessariamente un fattore predittivo per lo sviluppo del mal di schiena, ma l'avere un elevato livello di kinesiofobia prima dello studio faceva sì che questi pazienti, tra quelli che sviluppavano mal di schiena, ritenessero che il loro mal di schiena sviluppato fosse peggiore rispetto agli altri che invece avevano un punteggio basso sulla kinesiofobia. And then the other question was, how do you correct movement without discouraging movement?
And I never discourage movement. What I do is we teach people how to move so they don't have pain. In fact, we enable them to move rather than discouraging any kind of movement. E un'altra domanda era riguardo al fatto di come a fare in modo che i pazienti non siano scoraggiati, disincentivati a muoversi, visto che visto l'approccio che usa, lei dice assolutamente io non cerco anzi di fare il contrario, cerco di incoraggiarli a muoversi, perché è proprio il capire che possono muoversi senza dolore il punto chiave. And I think I'll just reinforce that that's why it's so important to appreciate it's the way you do your everyday activities. And that's what needs to be corrected, like how you roll, how you go from supine to sit, how you walk. Correcting all of those keeps people moving and it puts them in charge, which is the really important aspect. E la parte fondamentale è correggere l'attività della vita quotidiana, le attività funzionali, come rotoli, come ti alzi, come ti muovi in generale, perché mantiene le persone in movimento e le mette in carica, le rende responsabili del problema. And then another question was how to avoid nocebo. And to me, I'm always positive. I always believe I can help the patient. So if anything, it's creating a more view of success and not to worry. We're not going to make it worse. We're going to make it better. And I know how, and we're going to help you know how to fix yourself. E l'altra domanda era come eviti che la conversazione prenda un taglio con termini di tipo nocebo. Dice, io cerco sempre di mantenere l'approccio il più positivo possibile, cercando di far capire al paziente che so quello che sto facendo, so dove lo sto guidando, che troveremo una soluzione per il suo problema, perché conosce la strada. Ecco, questo è un po' l'approccio che uso. And then another question was, how can someone always sitting in front of the PC, even in an incorrect way, not, I guess it means in a correct way, not develop any pain? L'altra domanda era come fa una persona che sta sempre seduta davanti, per esempio, a un computer, ma nella maniera scorretta, come fa questo a non sviluppare alcun dolore? Perché ci sono questi casi. I think the secret for almost anyone is that you need to change positions. And sitting for a little while is good. Standing for a little while, as I just mentioned, standing can give you pain if you stand for a prolonged period of time. So it's moving and changing positions. That's why desks that alternate from the sitting position to the standing position are getting very popular. E dice, credo che quello che crede è che è mantenere una posizione fissa che può creare problemi. Stare seduti in modo fisso per troppo tempo causa problemi. Ci sono il paradigma, quello che accennava prima di quello studio di Van Dillen, stare in piedi per tempi prolungati può portarti ad avere mal di schiena, quindi la chiave per non sviluppare dolore è l'alternanza, modificare la posizione. È anche uno dei motivi per cui, per esempio, alcune scrivanie che permettono di aggiustare l'altezza da seduto in piedi sono molto popolari in alcuni ambiti. Okay, then just I want to answer some other questions before I go on to show the relationship of the movement system to other than the musculoskeletal system. Vorrei giusto rispondere a qualche altra domanda prima di far vedere la relazione tra sistema di movimento e altri sistemi. Andrea, hai l'audio aperto. Non fare questo questionario. Scusate. Is that questions? No, it was just a problem with the audio. Oh, okay. So the one question was, what is your approach with the chronic patient? I can tell you that for the most part, most of my patients were chronic patients because it took a while to get an appointment. So this is the approach and I tend to believe that all people are chronic patients, that things start early and then they just continue to progress. So sometimes you catch them when it's early, but it's a progressive problem, particularly with the musculoskeletal system.
Ha detto, una delle domande era, mi hanno chiesto qual è il mio approccio con i pazienti cronici. Beh, la maggior parte dei suoi pazienti sono tutti cronici, in parte perché ci voleva molto tempo per prendere un appuntamento, ma la risposta seria dice, penso che almeno per quanto riguarda il sistema muscolo-scheletrico, la maggior parte delle condizioni portano a una cronicizzazione, quindi magari li prendi in uno stato precoce e allora sei agli inizi del problema, però molte volte state già assistendo a delle situazioni che si trascinano da diverso tempo, quindi sono di fatto quasi tutti i pazienti che si vedono hanno comunque uno stato, tra virgolette, cronico. And then just one more, and then I'll go on and we'll talk about the relationship to other systems. And that was how long did, in the pictures that I showed last time, how long did it take to get those results? Actually, those were almost immediate before and after pictures. Because again, and then the conditions continue to improve. We just show people how to move right and how to stand right, and a few key exercises, and it can make all the difference right away. Un'altra delle domande, poi parte con le slide che ha preparato, era quanto ci è voluto per ottenere i risultati che hai fatto vedere in alcune delle immagini la volta scorsa. In realtà la maggior parte di quelle immagini erano foto di pre-trattamento e immediatamente dopo delle piccole correzioni, delle piccole indicazioni, quindi nel giro di pochissimo tempo, che questa era la risposta. I do want to add that I really believe, though, that patients should come in periodically over the course of a year, that we should see people at least every year for an exam, and we should be available to monitor their continued improvement and making sure that they get the help they need with all of their activities. Quello che vuole sottolineare è che secondo lei dovremmo vedere i nostri pazienti in modo ricorrente durante la loro vita, per esempio una volta all'anno per un esame del sistema di movimento o per aiutarli nella progressione, nella risoluzione del problema, per correggere quei movimenti che sono alterati e per guidarli nel miglioramento del loro movimento. Sono bene? Posso togliere? Francesco, c'è il microfono aperto. Is there a question? No. No, again, Okay. there's a lot of people tonight and someone left the microphone open. Okay. So, so I'd like to go on and deal with this question of what does the movement system pertain to? So we'll show some slides and graphics to get that information clear in this presentation. Adesso voglio rispondere a uno dei punti che era a che cosa appartiene il sistema di movimento, che cosa compete il sistema di movimento, quindi farà vedere una presentazione rispetto a questo. Okay. So, as I mentioned, I want to clarify that the movement system does not just pertain to the musculoskeletal system, and it doesn't just pertain to chronic conditions, but also to acute ones. Didn't mean to do that. So it was in 2013 that the American Physical Therapy Association adopted this identity of the movement system. And the reason for that is to emphasize that physiotherapists have a responsibility for a body system. Now, it's not one of the basic systems like the musculoskeletal, but it is a system of systems. Quello che voglio far capire è che il sistema di movimento non appartiene solo all'aspetto muscolo-scheletrico o nervoso, ma in realtà costituisce, qui stavo facendo vedere la seconda slide dello statement, della position statement dell'Associazione dei Fisioterapisti Americani, in cui sostanzialmente il sistema di movimento è composto da, non è un sistema di base, come può essere il sistema nervoso o muscolo-scheletrico, ma è un sistema di sistemi, e questo è un po' il messaggio che vuole far passare. Questa definizione è stata data dalla Società Americana di Fisioterapia nel 2013 per definire quale fosse il sistema di responsabilità dei fisioterapisti.
my own thinking about this started almost 50 years ago when I was part of a panel and was being interviewed about what physical therapy is. Tutto il mio pensare di questa cosa è iniziato molti anni fa, quando mi avevano chiesto che cosa pensassi della fisioterapia durante un'intervista. I was a chapter president, and happily they asked another chapter president to describe physical therapy before me, and he gave a really bad answer. Ed era uno dei responsabili di quell'area e fortunatamente avevano fatto la stessa domanda ad un altro collega prima di lei che aveva dato una pessima presentazione, quindi è stata facilitata da questo. But I was so befuddled, I didn't even know what I was going to say when it was my turn to explain it. Ma era così combattuta perché non sapeva assolutamente cosa rispondere in quel momento quando è arrivato il suo turno. And so then I wanted to say more than we helped paralyzed people be able to move. I thought we needed to have a body of knowledge that would make more sense. E quello che voleva cercare di dire a quel tempo era che non serviamo solo a far muovere ancora delle persone che sono paralizzate, ma che abbiamo un corpo di conoscenze a cui facciamo riferimento, una scienza di riferimento. And it just became clear over the years that what we really care about the most is movement, making sure that people can move as optimally as possible and as pain-free as possible. E quello che è venuto nel corso degli anni è che quello di cui ci occupiamo principalmente è effettivamente il movimento, cercare di fare muovere di più le persone, di far muovere le persone e in modo che siano senza sintomi il più possibile. And the reason for taking it on to say movement system is the way we make people move better is to attend to try to deal with how the muscles function, how the nervous system functions, all of those things that produce and affect movement. E il motivo per cui si chiama sistema di movimento è perché il modo con cui cerchiamo di far muovere meglio i nostri pazienti è cercare di capire come funziona il sistema, cosa fanno i muscoli, cosa fa il sistema nervoso, tutto quello che è l'integrazione che ci permette di raggiungere lo scopo. And over the years, what I've watched us emphasize as a profession is our treatment techniques. So we're known more for what we do as far as treatment, but it doesn't mean that we're respected for what we know. It's more like the doctor figures out what's wrong and we deliver up the therapy. E quello che ha visto nel corso degli anni è lo sviluppo delle tecniche fisioterapiche che ovviamente hanno garantito di poter trattare meglio i nostri pazienti, di sapere di più che cosa fare e di migliorare come professione, ma non ci hanno permesso di portarci allo stesso livello di altre professioni, come per esempio la professione medica, perché sostanzialmente la posizione era diventata che il medico capisce qual è il problema, capisce cosa è necessario fare e noi lo facciamo, lo mettiamo in pratica. And so what became really clear to me is that the physicians, for the most part, and I was in the Department of Neurology for about 40 years, is they don't understand the complexity of movement. The neurologists knew about what was wrong with the nervous system. So it is clear we need to be respected for what we know, not just what we do. E lei ha lavorato per 40 anni in un dipartimento di neurologia e quello che ha capito è che, per esempio, i neurologi capivano cosa riguardava il sistema nervoso, ma non erano assolutamente capaci di capire il movimento. E ha sviluppato in questo modo anche la consapevolezza che noi dobbiamo essere rispettati dagli altri non solo per quello che facciamo come tecniche, ma anche per quello che conosciamo e per le nostre conoscenze. And then if you want to pick a system to be responsible for, the movement system is a really great one because it's essential at all levels of function of the organism. E se devi scegliere un sistema di cui essere responsabile, in effetti il sistema di movimento è un sistema eccellente perché in realtà copre tutti i sistemi dell'organismo. So whether it's ions going through membranes, air going through lungs, how you move your limbs, or how you move in your environment, it's all about movement.
da ioni che si muovono attraverso una membrana, a come muovi i tuoi arti, a come ti muovi nell'ambiente, è tutto compreso nel sistema di movimento, in questa definizione ampia. So the definition of the movement system adopted by the Physical Therapy Association this past year says it's the integration of body systems that generate and maintain movement at all levels of bodily function. So it's very broad and very general on purpose. E la definizione che è stata adottata dall'Associazione dei Fisioterapisti Americani recentemente è questa, che il sistema di movimento è l'integrazione dei sistemi corporei che generano e mantengono il movimento a tutti i livelli delle funzioni del corpo, ed è di proposito molto generica perché deve abbracciare più aree possibili. So this is the graphic of the American Physical Therapy Association, and what it shows you is that the movement system is not limited to just the musculoskeletal or nervous systems, but you can incorporate the metabolic system, the genital urinary, the gastrointestinal, and even the immune system. It also fits nicely with the biopsychosocial aspects that people are so focused on these days, because for bio, that's all of these systems. They're all physiological systems. And psychosocial, you can't have that functioning without the nervous system primarily. And the pain, like we talked about earlier, is also I don't know, that one went away, is also an important part of the nervous system. There's no pain without the nervous system. Questo è lo schema dell'Associazione dei Fisioterapisti Americani. Nella prima parte, prima che comparissero tutte le immagini, diceva: vedete che abbraccia non solo il sistema neuromuscolo-scheletrico, ma anche altri sistemi di base del corpo umano, e potete inserirci tranquillamente altri sistemi: sistema metabolico, urogenitale, gastrointestinale, il sistema immunitario. Inoltre, se vogliamo parlare per esempio degli aspetti biopsicosociali, se rompiamo questo termine in due parti, per la parte bio intendiamo tutto quello che sono tutti i sistemi del corpo, e mentre per la parte psicosociale primariamente parliamo delle interazioni del sistema nervoso, e quindi vedete che anche questo concetto rientra nel sistema di movimento. Inoltre, per concludere, non si vede nello schema, ma il dolore fa parte ovviamente del sistema nervoso. Senza un sistema nervoso non si può percepire dolore, quindi anche questo aspetto rientra nello schema. But you have to say to yourself, as a physiotherapist, with all of these systems functioning, what do we care about in particular? And it's the movement associated with these systems. And even with the immune system, which, as we know these days, almost every condition that physicians are worrying about is related to the immune system. And the most important intervention for treating the immune system, one of the important ones for lifestyle, is exercise. E quello che dovete, la domanda a cui si deve rispondere come fisioterapisti è: ma con tutti questi sistemi io su cosa mi devo focalizzare? E ciò che accomuna tutti questi sistemi in un modo è il movimento stesso. Prendiamo anche il sistema immunitario, per esempio. Sappiamo che adesso l'infiammazione è sempre di più scoperta essere alla base di molte patologie, e la letteratura ci dice che una delle cose importanti per la gestione dell'infiammazione è appunto il movimento e l'esercizio. And I just want to go on to say, to show you a paper, this is in an article I was reading, that how to save your immune system. And they specifically cite movement and regular workouts boost immune function and lower inflammation. E stavo leggendo recentemente un articolo che aveva come titolo, come tema, come salvare il tuo sistema immunitario, e chiaramente era definito in questo articolo che il movimento e fare movimento e esercizi regolari rinforza il sistema immunitario, migliora il sistema immunitario e riduce i livelli di infiammazione. The article cites how skeletal muscle is the major immune regulatory organ, and that it generates the anti-inflammatory and immunoprotective protein called myokinase. E l'articolo sottolinea come il muscolo scheletrico è l'organo regolatore principale del sistema immunitario,
dell'aspetto immunitario e permette la generazione di proteine antinfiammatorie e immunoprotettive. And physiotherapists should be the exercise experts. It's not just telling people to exercise, but what can they do safely? What can they do effectively? What's appropriate for them considering structural variations? E i fisioterapisti dovrebbero essere gli esperti del movimento in termini di quali esercizi posso fare in sicurezza, in modo efficace, in modo appropriato, considerando tutte le variazioni strutturali che hanno le singole persone. And so again, just to make the point, why the movement system? Well, because we're focused on the movement system and we should be exercise experts. E perché quindi il sistema di movimento? Perché dovremmo essere, perché ci focalizziamo sul movimento e perché dovremmo essere esperti di questo ambito, del movimento e dell'esercizio. And I think this speaks to the knowledge we have, because for the musculoskeletal system, it's about the biomechanics, the muscle physiology, and skeletal physiology. E questo parla a quello che sono le nostre conoscenze. Per esempio, sul sistema muscolo-scheletrico si parla di biomeccanica, fisiologia muscolare e di fisiologia, per esempio, dell'apparato scheletrico. And for the nervous system, it speaks to the biocontrol, biobehavioral, the psychosocial aspects, and even biomechanics, because the activation patterns of the nervous system are really the interaction of muscle and motor learning. And of course, gravity is a major influence. E sul sistema nervoso parliamo del controllo neuromotorio, degli aspetti comportamentali, degli aspetti psicosociali e anche della biomeccanica mediata dal controllo motorio. And then we have the bioenergetics that arise from the cardiovascular, pulmonary, and endocrine systems. And those are the support systems, but they're also affected by movement. Abbiamo anche gli aspetti dei sistemi di supporto, come l'aspetto cardiovascolare, polmonare e endocrino, che si occupano della parte bioenergetica, che fanno comunque parte del sistema di movimento e del movimento. So that's why it's important to have all of these systems as part of our expertise, so we know what affects movement and how best to optimize it. Questo è il motivo per cui è importante avere tutti questi sistemi all'interno di quello che è del nostro sistema di riferimento, perché sappiamo come gestirli e come ottimizzarli. And it's important to convey this responsibility for a body system, a physiological body system. That's why neurologists, cardiologists, even dentists have respect, because they're in charge of a body system. Ed è importante specificare questo aspetto dell'essere in carica di un sistema, perché altri esperti, come per esempio cardiologi, neurologi, dentisti, sono tutti professionisti stimati per quello che sanno fare, perché sono anche responsabili di un sistema. And then when I want to emphasize, last time I was making a point about kinesiopathologic conditions, how movement induces pathology, but clearly this is where we started. Pathology induces faulty movement. E un altro aspetto che voglio sottolineare, che quello dove siamo partiti la volta scorsa, è l'aspetto kinesiopatologico, la patologia che è indotta dal movimento, ma abbiamo anche aspetti in cui la patologia influenza il movimento, gli aspetti patokinesiologici. So this has always been our responsibility, is if you have a stroke, if you have rheumatoid arthritis, your movement system is affected and you will not be moving right. Questa è sempre stata parte delle nostre responsabilità, la parte patokinesiologica. Se avete uno stroke, se avete l'artrite reumatoide, la patologia causa un problema e non vi muoverete nella maniera normale, tra virgolette. And then again, the nice thing about being responsible for the movement system is we can have a very big role in prevention. E l'altro aspetto molto importante è l'essere responsabili del sistema di movimento e che possiamo avere un grosso ruolo nella prevenzione. I think most people understand how important it is to be physically active when you're young, so you develop as much bone density as possible, so that you also have an optimal cardiovascular system. But to be able to, excuse me.
E penso che tutti siano consapevoli del fatto di quanto sia importante essere attivi da giovani, per esempio per aumentare la vostra banca ossea, per sviluppare in modo adeguato l'osso, piuttosto che avere un sistema cardiocircolatorio sano. But beside knowing that you need to exercise, you also need someone that can tell you how to do that without getting hurt, without injuring yourself, so you can have it a lifetime instead of for a short time. E l'altra cosa però importante è che se è importante muoversi e fare esercizi, è altrettanto importante avere un riferimento, qualcuno che vi dica come potersi muovere in modo corretto per avere più tempo a disposizione tutta la vita per fare movimento e non solo un tempo limitato. So this little schema is just to say physiotherapists should be making movement system diagnosis. If the movement is impaired, if the movement is excessive and causes injury, if the movement is insufficient and doesn't optimize the development of the system. And that those diagnoses should be kinesiopathologic or pathokinesiologic. Not what the disease is, but what the consequence on movement is. Questo piccolo schema è per dire che il fisioterapista dovrebbe essere responsabile delle diagnosi del sistema di movimento, quando il movimento è disfunzionale, eccessivo o insufficiente, e considerare i due paradigmi, quello kinesiopatologico e quello pathokinesiologico. In particolare per quello pathokinesiologico parliamo non della malattia, ma delle conseguenze che la malattia causa sul movimento. And then I think it also has a very important relationship with the ICF, the International Classification of Function. And that flow chart starts with a health condition. When the physician diagnoses a condition that has a disease or disorder, they're looking at the pathophysiology or the pathoanatomical problem, while we should be looking at the movement system disorder, the pathokinesiologic and kinesiopathologic. And that affects not just body functions and structures, but also affects activities. It affects participation. And of course, you need to account for the personal factors, which is what we try to do, as well as environmental ones. So it's just, yeah. Ok, sorry, there was a No. E anche il rapporto tra sistema di movimento e l'ICF è un'altra cosa che voleva farvi vedere qui. Si parte in questo schema dalla condizione di salute. Da un lato a sinistra avete quello che per esempio può fare il medico, la diagnosi della patologia, di un disordine, l'identificazione degli aspetti patofisiologici, degli aspetti patoanatomici, mentre nella colonna di destra in alto c'è quello che può fare il fisioterapista, cioè la diagnosi della valutazione dei disordini del sistema di movimento, considerando gli aspetti patokinesiologici e kinesiopatologici. E tutto questo avrà un'influenza non solo sulle funzioni corporee, sulle strutture, ma anche sulle attività e la partecipazione. E ovviamente nella parte in basso bisogna sempre considerare l'influenza bidirezionale, come in tutto questo schema, tra tutto questo e i fattori personali, che è quello che facciamo sempre, quello che cerchiamo di gestire sempre, e anche i fattori ambientali. And I think a good example is if you consider something like diabetes. Now, the physician diagnoses that condition, but what we also know as movement specialists is that these people have trouble with loss of range of motion, and you can't be forceful because it injures their tissues. So when it gets to these other aspects, it's the physical therapist's knowledge that will allow them to function optimally, not the physician's knowledge of the disease. Per esempio, prendete il diabete, il medico diagnostica il diabete e noi sappiamo che come fisioterapisti che una persona con diabete può avere problemi legati all'escursione articolare, ma al tempo stesso sappiamo che non possiamo forzarli in modo eccessivo perché altrimenti andremo a lesionare i tessuti che sono più deboli. E quindi chi farà funzionare in modo ottimale questo paziente sarà la conoscenza del fisioterapista rispetto al movimento e non la conoscenza del medico rispetto alla patologia. And I thought I would give you some examples. This is a published article demonstrating the use of movement system diagnosis for 3 patients with a cerebral vascular accident with stroke. Questo è un esempio dalla letteratura di 3 pazienti che hanno avuto uno stroke e un esempio di applicazione delle diagnosi del sistema di movimento in questo ambito. As we all know, by treating patients with stroke or with hemiplegia, that they present very differently.
Sappiamo che trattare i pazienti con stroke, con un'emiplegia, per esempio, si presentano in modo molto differente gli uni dagli altri. I'm not going to go through the whole article, but the one patient, we have a systematic exam, and the results of that exam help to direct treatment, and it's also an indication of prognosis. E non spiegherò tutto l'articolo, ma nell'articolo presentavamo un esame sistematico che dava un'idea della classificazione e della prognosi anche di quel paziente. So one of the patients in this article was diagnosed with a force production deficit, which meant that the primary problem was weakness, and that the patient could practice activities like stepping up a step, trying to do more resistive exercises to get stronger, because that was the major problem. E in questo caso uno dei 3 pazienti era risultato avere una diagnosi di deficit di produzione della forza, quindi il problema principale era la debolezza in questo caso, e quindi quel paziente poteva per esempio lavorare sul rinforzo, per esempio salendo un gradino, perché quello era il problema principale che era stato identificato in quel caso. Another one of these stroke patients had a diagnosis of fractionated movement deficit. Un altro dei pazienti in questo studio aveva era stato diagnosticato un problema di frazionamento del movimento, un deficit di frazionamento del movimento. So as all of us who have treated stroke patients know, that fractionated movement deficit really means that they're unable to isolate movement of a specific joint or limb. And so if they try to do anything, their whole arm responds or their whole leg. And in some people, if they try to do something, both their arm and leg respond. So they can't fractionate movement, which is not a good prognosis. And you're going to work on just how well can they be self-care. You're not going to work on trying to make them stronger. E il secondo paziente aveva diagnosticato questo problema. Chiunque abbia lavorato con pazienti con stroke sa che in questo caso, quando avete un problema di frazionamento del movimento, il paziente non è in grado di isolare i singoli movimenti a livello di un'articolazione o anche a livello di un arto. Addirittura il movimento di un arto causa il movimento dell'altro arto o di altre strutture del corpo, e questo non è una buona indicazione per la prognosi, perché questo tipo di pazienti probabilmente l'approccio sarà più legato a recuperare quelle che sono le attività funzionali, proprio perché hanno questo problema di impossibilità di frazionare il movimento. And then the last and most difficult of all is the perceptual deficit, also known as the pusher syndrome. So this person, the more you try to assist them, the more they push in the opposite direction. And they too have a very poor prognosis, and your treatment is going to be very different than for the other two kinds of problems. E l'ultimo esempio più complesso che era stato presentato in quell'articolo erano deficit percettivi, anche noti come pusher syndrome. In questo caso, come sapete, più aiutate questo tipo di paziente, più avrete una risposta positiva, e in questo caso la prognosi era peggiore rispetto ai precedenti 2 tipi. And then we also have these women's health conditions, and we have what they call a section now, an academy on women's health. And this group has worked up and proposed several diagnoses. And these are those diagnoses. Abbiamo anche una sezione della nostra associazione nazionale che riguardava che adesso si chiama Accademia della Salute della Donna, che hanno sviluppato questa serie di diagnosi per quanto riguarda il pavimento pelvico. So intra-abdominal pressure impairment associated with overactive pelvic muscles. Per esempio, disfunzione della pressione intraaddominale associata con eccessiva attività della muscolatura pelvica. Force production deficit, shortened pelvic floor muscles, movement pattern coordination impairment, perineal muscle tissue impairment, and perineal integument impairment, pudendal nerve tissue impairment. E poi le successive: deficit di produzione della forza, accorciamento della muscolatura del pavimento pelvico, disfunzione del pattern di movimento, della coordinazione del pattern di movimento,
disfunzione della muscolatura perineale e poi disfunzione perineale integumentaria e del nervo e del tessuto relativo al nervo pudendo. And so this was an article published in 2017, and it particularly cites the movement system diagnosis. Here's an example. They give a case study of an intra-abdominal pressure impairment syndrome, which they defined as a human movement system syndrome, inability to control intra-abdominal pressure with either an overactive pelvic floor muscle or a force production deficit of the pelvic floor. Questo è un esempio da un articolo che è stato pubblicato nel 2017, fa riferimento al sistema di movimento come definito dall'Associazione dei fisioterapisti, un esempio di una diagnosi. Questa sindrome della disfunzione della pressione intraaddominale è definita come una sindrome del sistema di movimento umano, caratterizzata dall'incapacità di controllare la pressione intraaddominale, associata con una muscolatura del pavimento pelvico sovrareattiva o a un deficit di forza, di produzione della forza a carico dei muscoli del pavimento pelvico. Those are just examples of how they pertain to neurological patients and to pelvic pain patients. And sort of my summary of this little presentation is that at least in the United States for 40 years, we've been saying that physical therapists diagnose, but we've never clarified what those diagnoses are. And I think, okay, go ahead. Questi sono alcuni esempi di come il sistema di movimento possa appartenere anche ad altre aree, oltre a quella muscolo-scheletrica, per esempio quella neurologica, piuttosto che quella del pavimento pelvico. In quest'ultima slide provo a dare alcuni concetti. Almeno per 40 anni negli Stati Uniti abbiamo affermato che i fisioterapisti fanno diagnosi, però non siamo mai riusciti a definire quali queste diagnosi fossero. And I think that the diagnosis should be of what your body system of expertise is. Just like neurologists make neurological diagnosis and cardiologists make cardiac diagnosis. And it should be consistent with what our examination and treatment is, what we focus on. E quello che ritiene importante è che le diagnosi dovrebbero focalizzarsi sul sistema corporeo su cui insiste la professione. Dovrebbero così come per esempio il neurologo fa diagnosi del sistema nervoso, il cardiologo del sistema cardio-vascolare, e dovrebbero queste diagnosi derivare dalla nostra capacità di osservare, di valutare quel sistema corporeo, da parte delle nostre conoscenze che ci permettono di valutare quel sistema corporeo. And I think what's really important as well is this would differentiate the scope of practice. There's always a concern, often by physicians, that we will be diagnosing the same condition they're diagnosing. I don't want to diagnose a physician's their scope of practice. I want to diagnose within the physical therapist or physiotherapist scope of practice. So if you're making a movement diagnosis, you're not making a physician's diagnosis. E c'è sempre la preoccupazione che questo processo di diagnosi possa modificare lo scopo della pratica professionale. Per esempio, i medici sono preoccupati che siccome facciamo diagnosi vogliamo fare le loro diagnosi. No, non voglio fare la diagnosi medica, voglio definire delle diagnosi che appartengano all'ambito fisioterapico, quindi non andare a sovrapporre la fisioterapia allo scopo della professione medica. But I just want to also stress that I hope that physicians will make these diagnoses, that they will say, I think this patient has a flexion syndrome. The first person to actually read my book and comment when it came out was a physiatrist, saying how useful this was to have these movement diagnoses. Però quello che spero è che i medici comincino comunque a utilizzare queste diagnosi, per esempio una diagnosi da flessione lombare. Uno dei commenti più interessanti che ha ricevuto quando ha pubblicato il suo primo libro è stato quello di un fisiatra che gli ha detto quanto fosse utile per la sua professione
questo approccio che gli permetteva di fare questo tipo di valutazione. And as I mentioned the last time, in the United States, physical therapists get a clinical doctorate degree. And I think when patients go to a doctor, they want a diagnosis. I think when they seek help from a practitioner, they want a label that tells them what's wrong, just like when they go to a medical doctor. E da diversi anni negli Stati Uniti il titolo di fisioterapia è di dottore in fisioterapia, e di solito le persone, i pazienti, quando vanno da un dottore si aspettano che questo gli dia una risposta in termini di una diagnosi, di una classificazione, di un'etichetta. E quindi credo che questo sia quello che ci si aspetta da una professione che vuole fregiarsi del titolo di dottore, così come quando uno va da qualsiasi altro specialista che usa questo titolo. I think the other important thing about having movement system diagnosis, it lets other health professionals and the public know about the understanding of their condition. We are alerting them to how movement plays a big role in their health and in their pain problems. E l'altra cosa è che facendo questo noi diamo informazioni alle persone su come il movimento stia causando il problema che stanno sperimentando. It also tells people how physical therapy treats cause, not just symptoms or consequences, even the cause of the movement disorder, not in the brain, but in the manifestations in a stroke patient. E dice anche alle persone come i fisioterapisti trattino la causa e non solo i sintomi o le conseguenze, nel senso che in questo caso stiamo trattando appunto le cause del problema. And then this all important thing, it kind of supports what we know. And I don't think anybody's going to think we figure something out unless we use a label for it. L'altra cosa è che sostiene il riconoscimento che noi conosciamo questo ambito e a meno che non usiamo delle diagnosi, delle etichette, nessuno comincerà a credere che effettivamente capiamo cosa stiamo facendo, finché non useremo delle etichette per classificare. In the United States, we have a great problem because there's such variability in practice. And when people are trying to show that physical therapy costs less than other types of intervention, it's hard because the variability is so different in what kind of treatment the patient receives. So having a label that helps to direct what we're trying to treat would help to improve outcomes and decrease variability. Una cosa che abbiamo negli Stati Uniti è che c'è tantissima variabilità in quello che i fisioterapisti fanno e avere delle etichette comuni sarà sicuramente un vantaggio per diminuire quella che è la variabilità determinata dalla confusione nel non avere una classificazione comune, quindi porterà anche al miglioramento degli outcome. And then I kind of turn it around in my own mind and say, where would our health be if physicians did not use labels? E l'ultima provocazione è: dove saremmo oggi, la nostra salute sarebbe oggi se i medici non avessero usato delle classificazioni diagnostiche, delle etichette. So that's my big long answer to this question of what does the movement system pertain to? And maybe there are other questions before I go on with some of the ones I've received. E questa è la mia risposta lunga, diciamo, ad alcune delle domande che ho ricevuto rispetto all'ambito di appartenenza al sistema Movimento, e chiede se ci sono magari delle altre domande prima che magari vada avanti con altre domande che ho ricevuto. Fabio, c'è qualche domanda? Hai raccolto? Allora, ci sarebbe una domanda che sto leggendo da Facebook. È un po' lunga e posso riassumerla in questo modo, che l'ho scritta prima. Com'è possibile correggere una disfunzione, quindi andare verso la kinesiologia corretta senza limitare un gesto sportivo? Okay, so one of the questions that we received is, how is it possible to address a correct motion without compromising or considering
something that is required for a sport, for example. So you need a certain movement to do a performance, and how can you address correct movement in that condition? That's a really good question, and one I struggled with for a lot of time. And I think the question is, are the adaptations that someone makes for sport necessary for that sport, or is it going to lead to problems down the line, injury down the line? And I did worry about that, but I am well convinced that if you keep optimizing their function, their movement patterns, they will be able to play more effectively and for a longer period of time. Okay. È una buona domanda, una cosa con cui lei nel tempo si è trovata spesso a confrontarsi e a chiedersi quale fosse la risposta. Il primo aspetto è se l'adattamento mostrato in quel caso dallo sportivo o dall'atleta è un adattamento necessario per quel tipo di sport, oppure se è una cosa che potrà comportargli dei problemi successivamente nel corso del tempo. Però l'altro aspetto è che è sempre più convinta, anzi ormai è ben convinta, che ottimizzare il movimento, la qualità del movimento porta l'atleta ad avere anche una migliore performance. I'm going to give you an example that struck me early on. For some reasons, I don't know, St. Louis had a lot of Olympic level speed skaters, because I don't know why we would, but we did, Olympic level speed skaters. And I saw one of these speed skaters before I really knew what I was doing. And because he always skated around the rink the same way, and that's all they did, he had the outside of one leg was all hypertrophied and the inside of the other leg. And then on the medial side of one leg, it was real small. And on the lateral side of the other leg, it was real small. Would you believe he had knee problems? Ha detto, vi farò un esempio di una cosa che mi ha colpito molto tempo fa, quando ancora non sapevo quello che stavo facendo. Per qualche motivo a St. Louis avevano tempo fa una squadra di pattinatori di velocità a livello olimpico. Non sa spiegarsi per quale motivo proprio St. Louis, però ce l'avevano, quindi avevano questi atleti d'elite. Aveva visto questo atleta che, siccome si allenava e correva e pattinava sempre nello stesso senso nell'anello, aveva una simmetria importante della muscolatura degli arti. L'arto che rimaneva esterno era molto ipertrofico, quello che rimaneva all'interno era ipotrofico, aveva delle altre anche asimmetrie. E dice, ci credete che aveva problemi alle ginocchia questa persona? You know, and I blanked on his name, but there was a speed skater who won many, many more. His first name was Eric, and I can't think of his last name. And he trained on a bicycle, so he stayed symmetrical throughout his career and won many more gold medals than anybody from St. Louis. E si ricorda di un altro caso, sempre nello stesso ambito, di questo pattinatore che aveva avuto una carriera molto più lunga di quelli che erano a St. Louis, aveva vinto molto di più, e una delle cose che faceva, che l'aveva sorpresa, era che lui si allenava su una bicicletta per aumentare la sua performance, quindi in modo più simmetrico degli altri, e quindi questo è modo per dire che è lì che ha cominciato a interessarsi anche a questo aspetto, quindi quello più simmetrico sembrava aver avuto meno problemi nel lungo periodo. And then there's Tiger Woods, and I remember reading about how much rotation range he had, which seemed good for his sport. But do you know how many back surgery he's had and how much knee surgery he's had? Because he overdid the motion in one plane and didn't address keeping it all symmetrical. E poi per esempio c'è anche l'esempio di Tiger Woods, per esempio, che ha letto da qualche parte un articolo in cui si parlava di come fosse dotato per lo sport, anche grazie al fatto che riusciva a fare un sacco di rotazione a livello lombare, un sacco di rotazione a livello di altre articolazioni, però ha avuto un sacco di interventi chirurgici per la colonna, e probabilmente questo è perché cercava di produrre la rotazione solo in alcuni punti, e questo lo ha portato ad avere più problemi. So I think there are adaptations that are made, but I think optimizing how the body functions allows people to go on
without developing a musculoskeletal problem. Quindi pensi che ci siano adattamenti che sono sport specifici, ma al tempo stesso è da considerare che ottimizzare il movimento permette alle persone di andare avanti per più tempo senza problemi. Ok. It's a really good question. È veramente una buona domanda. Sì, Ok, io Carlo, direi che come... siamo all'ora di seminario, quindi secondo me potremmo aprire i microfoni dei nostri illustri ospiti e magari se loro hanno qualche domanda da porre a Shirley e anche qualche considerazione, insomma, perché di cose interessanti mi sembra che ne abbiamo affrontate e sarebbe interessante affrontarle ulteriormente, approfondirle, scusate, con voi. Abbiamo fra tutti Paolo Pilastrini, il professor Paolo Pilastrini, che è l'unico fisioterapista ordinario in Italia, quindi la nostra bandiera, e quindi insomma si potrebbe partire da lui. Però abbiamo anche tante altre persone, Susanna, Melania, insomma, Gianluca, quindi vi invito a aprire le danze, ecco. Okay, Carlo is saying that since it has been an hour, he's happy to open the discussion with also the other guests if they have any observation, question, or if they want to start a little debate about the movement system and the diagnosis. Se vuoi posso iniziare io, se è Roberto. Ok, sì, certo. Carlo, Sì. ok. Mi sentite? Sì, attiva pure la videocamera, Paolo. Sì, perché non potevo, adesso provo. Allora, aspetta un attimo, vediamo. Okay. Proviamo. Allora, aspetta che... Sì. Intanto puoi pure cominciare, vedo di risolvere il problema io. Ok, bene. Beh, intanto davvero molto interessante la presentazione, ho annotato molti appunti nel mio foglio che ho qui di fianco e avrei diverse cose che mi interessa chiedere. Mi concentro su una di esse che mi sembra particolarmente interessante. E ecco, forse adesso riesco. Sì. Vediamo. Ok. Eccoti qua. Bene, una questione che mi interessava sapere in particolare riguarda il rapporto fra il sistema nervoso centrale e l'apparato locomotore, ma non tanto nel senso del ruolo del sistema nervoso centrale nella pianificazione del movimento, quanto piuttosto nel suo ruolo come sistema che regola tutte le informazioni in entrata. E qualora ci siano delle patologie che determinano delle alterazioni nei flussi, penso ai pazienti ortopedici che hanno avuto degli interventi, delle asportazioni, i pazienti che hanno delle artroprotesi o addirittura ai problemi con amputazioni, i pazienti con amputazioni o altro, cioè che hanno un'alterazione nel messaggio in ingresso. Ecco, tutto questo fa sì che chiaramente la programmazione del movimento subisca inevitabilmente delle conseguenze. Ecco, quando noi parliamo del movimento corretto, della guida al movimento come recupero della funzione, come miglioramento dell'autonomia, non possiamo ignorare anche questo aspetto. Ecco. Allora la mia domanda è questa, cioè in che modo possiamo tenere nella giusta considerazione tutto ciò che è l'afferenza sensitiva per la programmazione del movimento in modo tale che non ci sia un problema, nel senso che il movimento alterato poi produce una nuova patologia, come ci è stato detto. Questa era una sollecitazione. Non so se... Ok, no, l'ho colta, adesso provo a ridurla e a adattarla, Okay. Fermami nel caso dovessi travisare qualcosa nella traduzione. Okay, so it's I'm trying to shorten the question. The question is about the adaptation in the central nervous system depending from impairments related to, let's say, an injury or after a surgery. So we talked about the how movement can influence the pathology, but in case we have a pathology that is causing a difference, a modification of the afferent signal
to the central nervous system. How can we balance the two things? So knowing that we are aiming to improve the movement quality, but also considering that we have a factor that is going to influence the way that the central nervous system is getting the afferent signal from the periphery. For example, an amputation or osteoarthritis. Or osteoarthritis. Well, I mean, that is the important point, because the afferent information coming in from the periphery is strongly related to what the adaptations are in the periphery. If you take someone that has overdeveloped abdominal muscles, if you ask them to lift something up, they will sway back and use their abdominal muscles and not use their back muscles. So what you're doing in the periphery strongly influences the nature of the afferent information into the central nervous system. Okay. Thank you. And let me, one of our colleagues did a really interesting study, and that was to look at how the brain adapts to resistive exercise training. And they did it with an array of EEG electrodes, and they used a leg press. And I think the interesting question is, when the muscles in the lower extremity hypertrophied, did the area in the brain be more responsive, or was it a smaller area? Okay, la prima parte della risposta è che questo è proprio il punto chiave, cioè quello che succede alla periferia ha un'influenza a livello centrale, ed è proprio una delle cose che a lei interessa di più. Ha fatto un esempio, per esempio sugli addominali. Una persona che ha ipertrofia della muscolatura addominale, addominali molto sviluppati, questo causa un cambiamento anche nell'afferenza sensitiva a livello centrale, potrebbe scegliere come pattern di movimento per sollevare un oggetto quello di fare uno sway back, per esempio, per sfruttare il fatto che gli addominali sono più performanti, e quindi questo causa un'alterazione del movimento. Quindi assolutamente quello che succede in periferia, che sia una patologia o che sia una modificazione della struttura periferica, ha un effetto su quello che arriva a livello centrale, quindi poi su quello che succede in output sul movimento. Per fare un altro esempio, hanno fatto uno studio da loro per vedere cosa succede a livello centrale, a livello del sistema nervoso centrale, usando elettroencefalografia, in soggetti che facevano un programma di rinforzo, in quel caso un rinforzo degli arti inferiori con leg press. E la domanda era: che cosa succede a livello centrale quando hai questo rinforzo? Thank you. The area gets smaller. Appunto, che cosa succede a livello centrale? L'area di rappresentazione diventa più piccola quando fai il rinforzo. Sì. If you play the violin, you're going to have a much bigger part of your area in your brain that's related to your finger movements. Ma mentre se suoni il violino, l'area di rappresentazione delle tue dita diventa più grande invece, in opposizione al rinforzo, al solo rinforzo. The nice thing about the brain and the bad thing about the brain is it adapts. It adapts to how you use it. That can be good, that could be bad. E la cosa bella, ma al tempo stesso brutta del cervello, è che si adatta sempre, si adatta in modo come lo usi, quindi può essere in alcuni casi molto positivo, in altri molto negativo. I actually trained monkeys for 20 years and recorded from their motor cortex. Lei per 20 anni si è occupata di allenare scimmie, per davvero, nel senso che aveva uno studio sull'animale, quindi lei si occupava di questo studio. Ha condotto lo studio per 20 anni e uno dei suoi compiti era registrare la loro corteccia motoria, gli adattamenti a livello corticale dell'allenamento, quindi ha fatto per un po' di queste cose. Sì. Ok. Altri? Is there anyone? Anch'io, c'è una cosa interessante che sarebbe bello approfondire, perché lei giustamente diceva dobbiamo imparare a conoscere il movimento per poi identificare quello disfunzionale a diagnosi. Un grosso dibattito è magari
qual è il movimento normale, cioè come identifichiamo che quel modo di piegarsi è ideale e quell'altro invece è disfunzionale, quindi porta con sé a delle problematiche, a dei problemi, dei dolori. C'è chi dice una scapola è troppo depressa e invece altri insegnano a deprimerla, no? Quindi un po' questo mi sarebbe interessante come dibattito. Okay, one of Carlos' question is about since observing and understanding the movement pattern and how the person is moving or standing or how the segments are aligned, what is the criteria to define what should be the optimal movement, for example? Because this is still open to debate. For example, let's take the scapula. So there's people around that say that the scapula should stay higher, and other people that are training patients or athletes to keep the scapula lower. So one of the interesting points should be to understand what is the definition of optimal movement. So what should be considered as standard or optimal? Well, actually, there's a number of papers and people that look at, they take measurements from a number of people and look at where the scapula sits optimally. And I think it's between T2 and T7. And if it's too low, then you already put the glenohumeral joint in abduction. If it's in some ways, I'd rather have it too high than too low because you don't get as many complications. But there are standards for about where it should sit with a amount of standard deviation. So one thing is where does it sit? And then the next thing is how does it move from there? But there are standards. Ci sono in realtà degli standard, perché se si guarda in letteratura, prendiamo l'esempio della scapola, la maggior parte degli studi indicano che la scapola dovrebbe trovarsi tra T2 e T9, con l'angolo superiore e inferiore in questo caso, e se la scapola è troppo bassa ti troverei in una relativa abduzione dell'omero, e quindi lei preferirebbe piuttosto che la scapola sia magari un pochino più alta, perché per contro avresti meno problemi rispetto che con la scapola depressa, problemi legati alla questa partenza in già abduzione dell'omero. Però ci sono degli studi che parlano di elementi di riferimento con ovviamente range di variabilità. Ci sono in letteratura. There is a question from Melania, I think. Melania? Eccomi, mi sentite? Sì. Io mi ha colpito sia nella presentazione che poi nella domanda che ha fatto Paolo e nella risposta il concetto di esercizio. È evidente che la qualità e la tipologia di esercizio è una chiave di volta importante. L'esempio fatto, no, non sono io questa, l'esempio fatto è il rinforzo muscolare versus un gesto fisiologico. Il suonatore di violino è la leg press. Questi due movimenti e questi due esercizi diversi hanno un effetto molto diverso sulla corteccia e sul cervello. Se ha voglia di dirci qualcosa di più, se ci ingolosisce con qualcos'altro. Okay, she was really impressed by the question you received about the effect on the CNS and also by your answer about and the examples that you made for your answer, meaning the key role of exercise and not only well, and also the features of the exercise, such as the quality and the type of exercise that should be efficiently managed. Yeah. And the example that you made about the strengthening that is producing certain effects on the CNS, as opposed to the functional training or repeating a task, such as playing the violin, which is causing a different effect. So she's asking if you have other ideas and other examples, other nice examples about this concept.
Well, I mean, I'm thinking back over all of that information. You know, clearly when they amputate a limb, that the areas that have been suppressed by the afferents coming from that information spread out over a wider area. And in fact, even with the violinist, one of the things that happens is they lose the differentiation of individual fingers, and they get a dystonia in their hand. And that's one of the things that becomes very difficult to deal with. So it's like too much of anything leads to a problem. But the big thing is the adaptability. I don't know what other... Un altro esempio che le viene in mente è che sempre sullo stesso tema anche il troppo, anche la quantità può causare dei problemi. Ha fatto l'esempio nell'amputazione, l'assoluta scomparsa di afferenze causa delle modificazioni, come sappiamo, a livello del sistema nervoso centrale, così come nel caso del violinista l'eccesso di esercizio fa perdere, in alcuni casi porta alla perdita di discriminazione tra le aree legate alle singole dita, e quindi crea dei casi in cui ci sono problemi di distonia, per esempio. Quindi sempre per proseguire su quel tipo di esempi. Ecco. C'era una domanda di Maurizio. Sì, innanzitutto grazie della presentazione, e devo dire anche grazie per aver affrontato tutta una serie di temi molto complessi, in modo tra l'altro molto semplice, molto comunicativo. È una cosa che di solito riesce a chi ha chiaro in mente tutta una serie di idee e di concetti. Ma io mi domandavo, sentendo un po' queste ultime cose e pensando rispetto anche alle ultime domande, ma quanti livelli di intelligenza esistono all'interno del nostro sistema, dell'organismo? In che senso? In una delle mie vite precedenti mi sono occupato anche di terapia fisica. Occupandomi di terapia fisica è capitato che facendo kinesiologia a volte alcuni pazienti si alzavano dal lettino e dicevano: ma che mi hai fatto? Sto benissimo. E in verità io non sapevo cosa gli avevo fatto. Con dei colleghi ci siamo domandati cosa fosse accaduto e ci siamo semplicemente resi conto che alcune manovre possono guadagnare gradi articolari di una spalla o di un'anca, o risolvere un problema di dolore a una spalla o un'anca semplicemente in una manovra di 20-30 secondi. Quesiti a cui io non ho ancora oggi una risposta, anche se ho tentato di dargliela. Scusa, devi dargli il tempo di tradurre perché sennò diventa lunghissima. Ok, così non mi perdo. Allora, so first of all, Maurizio is thanking you for the presentation. He thinks that you were able to present really nicely subjects that are really complex, but you presented them in a really easy and simple way for everyone to understand, and that is something that can be accomplished only by a person who knows what he's talking about. So I've had a lot of years to think about it. Ho avuto molti anni per pensarci. And no distractors. And then the question is that in his previous life, he has been treating patients using modalities and different techniques. And one of the things that struck him the most is that sometimes he was doing something to the patient, and then the patient was immediately feeling better. But at that point, he was clueless about what was he doing to make the patient feeling better. For example, a shoulder that improves range of motion, but he was not able to find an answer for that question. And then I want to hear the other part in Italian so I can conclude the question. Okay. Maurizio? No, la seconda parte, ok, perché non volevo perdere poi la fine del ragionamento, così poi. La seconda parte è legata sempre legata a questo aspetto di apprendimento in qualche modo implicito o esplicito, è legato all'informazione. La domanda che faceva Paolo Pilastrini
Io la volevo estendere in questa direzione, nel senso che ci sono contesti in cui, utilizzando semplicemente uno stimolo vibratorio con un diapason, è possibile cambiare la postura di una persona. Oppure ci sono esperienze, per esempio c'è una ditta che produce un cerottino che vibra a 9000 Hz nanometricamente, e in uno studio fatto in doppio cieco su dei pazienti con patologie sensoriali e non, abbiamo osservato che quelli che non avevano problemi sensoriali rispondevano a questo genere di sollecitazione. Quindi l'altra parte della questione, sempre su quanto ci sia di complesso e incomprensibile nel nostro sistema, è quanto profondamente l'informazione, a suo avviso, anche non consapevole, subliminare, riesce a modificare il sistema. Okay, so the second part is linked to the first part. So the first part was about he was doing something without understanding why the shoulder was increasing the range of motion, maybe using a modality, or for example, in certain cases, you are just applying a vibration using a diapason or a vibrating tool, or with certain machines that give you some input. You can change the posture of the person, so you can obtain quite remarkable changes. And the question is about what you think about about these findings. So there are studies that are showing, in some cases, that little things can change the movement pattern. Well, you know, I think various types of ways of treating symptoms. That's why physicians have used anti-inflammatories. That's why they use pain-killing medications. Anything that alleviates the symptoms will allow someone to move better. The big question in my mind has always been, how long will that last? And do you understand why it got that way in the first place? That's what I've been interested in all my life, is why does someone develop a problem? What's the most effective way of dealing with that problem? And I think the other part that's important, if you use a modality that somebody can apply, that's good. But if you make them receive only passive treatment and not active so that they can continue to move optimally, then it's not as useful. Una parte è, per esempio, in alcuni casi può centrare il dolore, qualsiasi cosa che allevi il dolore. I medici, per esempio, hanno fatto per tantissimo tempo, ancora oggi prescrivono farmaci, antidolorifici, antinfiammatori. Questo cambia il sintomo e quindi cambia anche come uno si muove, perché elimina una delle componenti di disturbo. Per quello che riguarda invece anche la terapia fisica, in un certo senso, la domanda poi che l'ha sempre affascinata per tutta la vita in realtà è perché alcune persone sviluppano dei problemi e altre non lo sviluppano, per esempio. Sull'esempio della terapia fisica diceva la cosa positiva è che tutti possono farla, in un certo senso. Però se riconduco poi il trattamento a una forma passiva, lei il rischio che vede che poi, siccome poi non c'è una modificazione del movimento, poi il problema poi possa ritornare. I'm trying to give a slight interpretation to the question. The idea of his question was more or less similar to the adaptation that we see, for example, after quadruped rocking. So something that changed immediately, and then like these short-term adaptations that might happen. I'm just trying to interpret. I think there are two different things, though, Roberto. Is one, if you're using a passive intervention of some sort to alleviate symptoms, and then you can perform better, versus you're using an active method of changing things that you understand what you're changing. That's a different situation. Okay. I thought he was asking me about why his modalities change things. Ok, cioè siccome per esempio la domanda era perché la terapia fisica aveva cambiato le cose, lei la risposta che ha dato appunto era legata al fatto
cambiando per esempio un sintomo possa avere un effetto. In un certo senso io l'ho chiesto, in alcuni casi anche quando lei fa vedere delle dimostrazioni su alcuni movimenti, per esempio sui movimenti in quadrupedia, nell'oscillazione posteriore in quadrupedia, si vede un effetto immediato. Allora ho chiesto, magari anche il senso della domanda era legato anche in quel termine, si provando a interpretare in senso un po' ampio. Lei diceva sì, ma però in quel senso effettivamente noi lo facciamo perché conosciamo un meccanismo di funzionamento e di come quel tipo di movimento attivo, quella correzione attiva può portare a un cambiamento, e quindi in quel caso sto ottenendo qualcosa di atteso rispetto alla correzione che sto portando. Did you get the part where I said, I always want to know what made it get that way and then what's going to keep it from getting that way again? Ok, e l'altra cosa che sottolinea è voglio capire che cosa ha portato la struttura, il movimento in quella situazione e che cosa la continua a mantenere in quella situazione in modo da poterci intervenire. Maurizio, non so se sono riuscito a rendere interamente la domanda. Sì, ti ringrazio. Ok. Manca l'aspetto sulle percezioni subliminari, ma insomma, possiamo discuterne anche più tardi, insomma, insieme, non è necessario. Sì. Possiamo lasciare spazio anche alle domande degli altri. È la domanda di Susanna. Susanna has a question? Sì, innanzitutto ringrazio per questo talk, perché sicuramente ha dato veramente tantissimi spunti di riflessione, di studio, e anche perché così, almeno per quanto riguarda appunto la mia formazione, ho trovato degli elementi di grande sintonia. Grande sintonia perché si parla di sistema di movimento e soprattutto di sistema di sistemi, quindi in una grande complessità di questo sistema di movimento che alcuni autori definiscono anche comportamento motorio. Ecco. La mia domanda è questa, che si lega anche all'ultima parte del suo speech sul discorso delle categorie diagnostiche e quindi di questa grande capacità di valutazione che noi dovremmo avere. Come si deve orientare degli indicatori, qual è il ruolo della formazione, quindi pensiamo a noi fisioterapisti in fase di formazione, per costruire questa capacità di valutazione che, da quanto lei dice, sposta il focus dallo studio della patologia allo studio delle scienze di base, per capire il movimento in tutte le sue sfaccettature e poi capire quanto la patologia lo altera. Ecco, quindi volevo focalizzare quindi qual è il ruolo che può avere il ruolo, come orientarsi la formazione, si dovrebbe orientare la formazione per sostenere questa capacità valutativa e quindi la formazione, cioè la definizione di queste categorie. Non so se mi sono spiegata, ecco, ma... Sì, adesso poi nella traduzione si capisce anche quanto io ho capito, come sempre. Okay, so the question here is about how much the paradigm of the education in physiotherapy need to be adjusted considering these principles, meaning that starting from, in a way, what are the prerequisites for physiotherapists that are undergoing a training? What are the things that they need to learn to start and assess the movement in these, to use these concepts, meaning historically we always studied the pathology, and now it seems that we are switching more through the Susanna said basic science and understanding the interaction between different areas. No, I think what I'm trying to emphasize is that our understanding of anatomy, kinesiology, biomechanics, motor learning, and then we still need the basics about the cardiovascular system, and then people subspecialize. I'm not a woman's health person, and I'm not an exercise. I don't do the bioenergetics part. Another faculty person does. So
it's not a matter of changing what is the basics of physiotherapy as it's always been. It's just understanding the emphasis on the movement part and how those other systems are affecting movement, and making sure that that's what physical therapists are observing. Ok, pensa che non propone di un cambiamento, non pensa ci sia strettamente la necessità di un cambiamento, nel senso che la nostra conoscenza dell'anatomia, della biomeccanica, della fisiologia muscolare, della neurofisiologia è quello che ci può permettere di capire le interazioni tra i vari sistemi. Per esempio, lei non si occupa dell'aspetto bioenergetico della parte del sistema cardiovascolare di supporto, se no un altro collega sempre fisioterapista nella stessa università, quindi poi ognuno sceglie la sua forma di specializzazione in una certa area. Però ecco, almeno per quello che è la realtà che conosce lei, anche quello che mi è sembrato di capire rispetto alla formazione, non bisogna stravolgerla in questo senso, perché le basi ci sono. Non so se Susanna tu intendevi un altro tipo di vissuto magari specifico. Sì, diciamo che rispetto anche ai percorsi, sicuramente nei percorsi formativi, nei nostri bachelor degree, cioè nei nostri triennali, sicuramente queste scienze di base hanno la loro ragione d'essere, ci sono, però sicuramente se vogliamo ragionare rispetto a quel modello che lei propone, ci sono livelli di approfondimento che probabilmente, parlo sempre delle scienze di base, dovrebbero essere raggiunti, ecco, nel senso, nello stesso motor learning, ma piuttosto che aspetti relativi alla neurofisiologia e quindi agli aspetti di neuroplasticità. Ecco, cioè, ovviamente io mi porto a casa il fatto che queste conoscenze devono avere un ruolo importante a costruire questa competenza sul sistema di movimento, questa competenza sul comportamento motorio in tutti i suoi aspetti, non da ultimo anche quelli che sono stati citati da chi mi ha preceduto, quindi Paolo, Maurizio e quant'altro. Forse, adesso non so se interpreto troppo, ma anche l'integrazione tra queste scienze di base in una cornice concettuale che aiuti a mettere insieme i pezzi del puzzle. Forse anche. Esatto. Okay. Yeah, I was just asking Susanna to clarify, and she thinks that what is missing, for example, in some of our programs here is a general framework, such as, for example, the movement system that helps to put all the little pieces together, because the basic knowledge is there. Well, certain areas requires more deepening, for example, because the motor control science and other areas definitely need further deeping in for the knowledge, for the training part. But what is really missing is probably a framework that put all the pieces together. Okay. Well said, I agree with her. Molto d'accordo, sì, è proprio quello che manca, è il collante tra le conoscenze. C'è una domanda da Guido? Ci sarebbe adesso una domanda che abbiamo anticipato agli ospiti anche per mail. Ok. E essenzialmente, adesso che avete ascoltato Shirley, se cosa pensano della identità intesa come fisioterapista esperto del sistema di movimento, se si sono fatti un'idea, visto che negli Stati Uniti è una strada che si sta percorrendo, e cosa pensano per l'Italia. Okay, now Fabio is placing a question to the guests, what they think about the concept of the movement system, considering what they've heard tonight about the situation in the US and after they heard about the concepts. Ok, quindi una domanda per gli ospiti. They're speechless. The Italians are speechless. Shirley sta per rompere il ghiaccio, dice gli italiani in questo momento sono per un momento senza parole, però sta dicendo scherzando ovviamente. Se posso esprimere un pensiero, non so se è pertinente,
però provo a dirlo, vediamo se arriviamo da qualche parte. Mi baserei sull'ultima parte che Shirley ci ha esposto prima nell'introduzione a proposito della definizione di diagnosi. Ecco, mi è sembrato interessante e riflettere, no? Noi su questo termine, chi della mia generazione, ormai non ho 60 anni di esperienza lavorativa, ma 40 ce li ho, e quindi abbiamo convissuto con le problematiche, le tensioni, le difficoltà, soprattutto in rapporto con le professioni mediche prevalentemente, riferite al concetto di diagnosi in fisioterapia. Ecco, mi ha colpito la suggestione finale di Shirley in riferimento a quello che potrebbe essere una diagnosi che si focalizza sul sistema corporeo su cui insiste la professione. Queste sono le parole che sono state tradotte da Roberto. Ecco, come se il cardiologo possa fare diagnosi in riferimento al sistema cardiaco, il pneumologo al sistema dei polmoni, non so, adesso l'endocrinologo e così via. Ecco, ho riflettuto un attimo e trovo difficile riuscire ad interpretare questo livello di, così, insomma, di attribuzione. Ecco, lo trovo difficile. Pensavo, per esempio, a una condizione in cui il borderline è fortissimo. Pensavo alle patologie neurologiche, come possono impattare con tutto ciò che riguarda la neuropsichiatria. Pensiamo allo stroke, ma anche la neuropsicologia, anche la psicologia e anche la biomeccanica e anche la fisioterapia. È difficile riuscire a dire quel professionista si occupa di diagnosi nell'ambito del sistema corporeo, del sistema a cui si riferisce. Probabilmente, così come a me, una diagnosi che mi viene data da un qualsiasi medico di emiplegia non dice niente, non mi dà nessun aiuto. Io ho bisogno di sapere delle cose specifiche che servono a me e quindi la mia diagnosi deve essere funzionale a ciò che serve a me per fare il mio lavoro. Quindi io devo sapere che livello di ipertono ha, quali sono i tratti in cui esprime una disfunzione specifica, quali sono le abilità che non riesce più a svolgere, qual è il grado di forza o di precisione o il feedback che riesce ad avere per realizzare un certo tipo di movimento. Tutto questo appartiene ad una diagnosi che serve a me e secondo me lo stesso serve anche agli altri. E quindi sintetizzo la mia domanda, no, non è una domanda, è una mia considerazione. Secondo me, quando parliamo di diagnosi, non dobbiamo fare riferimento ad un sistema, ma dobbiamo fare riferimento ad una competenza professionale. Quindi dobbiamo andare a identificare tutto ciò che occorre per aiutare lo sviluppo della propria disciplina. E questo vale per il medico neurologo, vale per il cardiologo, vale per il fisioterapista, vale per l'infermiere, per il logopedista e per tutti gli altri. Secondo me in questa accezione si pongono le basi per un'identità professionale che utilizza la lettura dei sistemi che molto chiara e molto ben esposta ci è stata detta, ma la interpreta alla luce di una disciplina ed ecco questo, secondo me io ho sempre sostenuto, queste sono le basi per cui una disciplina poi può diventare una scienza. It's going to be very hard for me to synthesize and translate. Super hard. Mi dispiace. Per capire, Paolo, quando fai riferimento al discorso è difficile riferirsi a un sistema, yes. E dici che deve fare riferimento alle competenze di una professione. I try. Yes, you spoke about the focus of the diagnosis on a specific system. For example, a cardiologist is interested in make a diagnosis on his heart, for example.
or other specialists, doctors who have their focus on their system. That's correct. But I think that there are many systems who are very often overlapped. For example, neurology, neuropsychologists, and other physiotherapists. No, so probably it should be better to identify as a field of as a focus of the diagnosis, not the system, but the role of the profession. For example, if I treat a patient with stroke, I don't care about a diagnosis of hemiplegia. It has no importance for me. What is needed to my profession? The weakness of the hand, or the ability to walk, rather than the endurance in making a movement, a specific movement, or other things. This is important for me, for my profession. And I think I should focus my diagnosis on the basis of what my profession needs. And the same is for the cardiologist. Let me just stop you there. Sorry. Because you understand English. You know. Non ho sentito. No, ho detto ti ferma un secondo, cioè, così siccome c'è la possibilità di interagire direttamente in inglese, si ferma così. Però forse non capiscono gli altri, forse. Ok, poi al limite traduco io. Ok, go ahead, Shirley. Yes, that's what I'm interested in too, is whether the patient can walk, whether the patient can use their hand. If I gave them a diagnosis of fractionated movement deficit, guess what they're not going to be able to do? Yes. Use their hand. Guess what? If I give them a diagnosis of force production deficit, that's going to mean they're going to walk, and they'll probably even go up and down stairs. So what you care about is how they function, but what it takes is how they move and what those systems are functioning like. Just practicing walking, if you got a pusher syndrome, isn't going to happen. So those syndromes tell you how to focus your treatment and understand the underlying problems with why they don't move in an optimal way. Perfect. Clear. Quindi quello che diceva come possibile risposta è che per esempio, lei è assolutamente d'accordo. Quando vedi un paziente con un'emiplegia che ha un problema di frazionamento del movimento, quello che succede è che a livello funzionale non è in grado di dividere il movimento, quindi è esattamente quello che mi interessa sapere come professionista, perché so che c'è un problema di funzione. E quello che mi dice come idea il discorso del sistema di movimento è una cornice di riferimento, che è quello che diciamo prima, adesso traducendo un po' e parafrasando un po' l'affermazione, su come le varie componenti interagiscono. Però quello su cui si focalizza anche nell'etichetta diagnostica, in questo caso del frazionamento di movimento, esattamente va nella direzione di identificare qual è il problema funzionale che poi devo gestire come professionista nel mio specifico professionale. Perfect. Thank you. I agree with you. It took me a couple years to realize that diagnosis of hemiplegia didn't do one thing for me. Yeah. I could figure that one out. Ci ha messo un po', però anche lei appunto con la diagnosi di emiplegia dice non ci faccio granché, ci ha messo un po' anche lei a realizzarlo. Ma... Doesn't care. Thank you. Good question. Buona domanda. A question from Maurizio, I think, or just an observation. Yeah. Fine, Maurizio. A mixed question and observation. Diciamo che nell'interpretazione del sistema, nella sua generalità, siamo tutti d'accordo, ma ci sono un paio di questioni di fondo, forse sulle quali l'accordo comincia a scemare, rispetto alle quali forse non abbiamo neanche una condivisione generale da questo punto di vista. Allora, se vogliamo considerare l'intero sistema nel suo complesso, io credo che noi dovremmo avere un'idea di come il sistema evolve, di qual è l'evoluzione del sistema, in condizioni normali e in condizioni patologiche. Dove inizia la storia e dove continua
E qui mi ricollego anche alla domanda di Susanna sulla formazione, no? Dove dovrebbe partire. Ora, per esempio, c'è un matematico, Alan Turing, che ha gettato le basi biologiche della morfogenesi, cioè di come si forma l'organismo animale e umano. Le basi biologiche e biochimiche della morfogenesi non sono legate al sistema genetico. La genetica definisce delle regole generali. Dopodiché la natura delle cose, le relazioni tra assoluto e soluzione, ha una sua evoluzione naturale che determina quelle che sono le forme degli organismi viventi. Non c'è un intervento genetico. Quindi da questo punto di vista nasce già allora, se volete, in qualche modo l'interazione, l'esperienza, l'esercizio, tra virgolette, che determina la formazione dell'individuo. E questa è una storia che continua per tutta la vita, dalla nascita fino alla morte, con tutta una serie di caratteristiche. Su questo noi dovremmo avere un qualche concetto, perché poi altrimenti che genere di diagnosi andiamo a fare se non lo leghiamo a una visione generale di questi aspetti? E qui è inutile poi che ci neghiamo un po' di cose, con la psicologia noi abbiamo molto in comune con la storia degli psicologi. Gli psicologi non hanno ancora avuto una vera, piena e totale autonomia dalla medicina, perché la classe medica sicuramente è una delle corporazioni più potenti e che non molla tutta una serie di settori da una parte. Ma dall'altra parte, se non costruiamo una nostra identità culturale, allora se pensiamo, come dice Paolo, e io concordo pienamente, che il problema non è l'organo ma è l'organismo. Cioè, se usciamo da quello che è stato il concetto di Cartesio, per cui l'organismo è stato diviso in organi, per cui sono nate le varie discipline mediche, allora noi dovremmo considerare anche che la riabilitazione non è un atto medico, è qualcosa di molto diverso e può essere anche molto distante da questo punto di vista. Ed è un'idea vecchia, insomma, non è un'idea nuova, insomma, ma rispetto alla quale non siamo mai riusciti a connotarci specificamente, perché ci mancano le risorse. Noi non abbiamo risorse per fare ricerca e per approfondire in modo adeguato tutti questi aspetti e per costruire il nostro percorso. Tant'è vero che intervengono tutta una serie di altre discipline intorno a questi aspetti. Ora, ecco, come dicevo, era più una riflessione e spero, insomma, che possa suscitare altri dibattiti. Mi rendo conto che tradurla a Shirley è complicatissimo. Posso provare a fare 2 battute io e chiuderla lì, insomma, perché non mi sembra neanche il caso. Yeah, I will let Maurizio just translate by himself a couple of passages of this long reflection. And he can do all that without slides. E puoi fare anche tutto senza slide, incredibile, nel senso che la lunga spiegazione. So, sorry, I am an old man. When I began my not as old as I am. activity, there was no slide. So no, the main idea is about the organism and not about the organ. If we reflect on the organism, probably we are far away from medicine. And do you think so? And I mean, what organ is it with the immune system? Yeah. What organ is it for the metabolic system? And from the other
We're not getting farther. Come adesso, solo per chiarire, lei contrapponeva la riflessione sull'organismo, no? Contrapponendolo al discorso del sistema. Diceva cioè se lavoriamo sull'organismo, però dice quale organismo con quel determinato sistema. So Shirley, you are can you repeat that part, because I think that something was lost, I think, at least for me. Well, I thought he was trying to make a point that if we have diagnoses that aren't organs, then we're getting too far from medicine. I thought that's what no, I think that the main point was that we are leaving the idea of dealing with organs for a different concept, that is the organism in his. We're focusing on a process, an outcome of all of those organs functioning. Okay. But the organism is a process. It's a process in the organ does something. An organ, I mean, the pancreas produces insulin. No, the organism is a process, but also an organ could be a process that is in relationship clearly with the other organs or in relationship with his ecological niceness in which he developed. I mean, so do you have, I gather, I mean, do you like psychology? I think that, I think that we have many aspects in common with psychology. Yeah, well, I mean, but that's an outcome of something the nervous system does. And I'm just saying movement is also an outcome of what the movement system does. Okay, so the outcome of the movement is the outcome of an organism. One of the question could be in very, very large scale, which is the spirit if we don't have a body that tell me that I didn't hear that. What is the spirit? The spirit, our spirit, our thinking, our being. Without a body, it's impossible to think that these two aspects are separate. So we are an integrated system. I agree with you, but the development of the system is all integrated from the born to our age. We developed, we change continuously, and we change continuously because there are general rules, because there are rules that are linked to the... Maurizio, io mi permetto, perché stiamo andando un po' fuori tema, cioè stiamo sconfinando nella metafisica, io cercherei di riportare il discorso un po'. No, ma anche perché è un po' difficile per la traduzione e per seguire. C'era un contributo che voleva intervenire Simone, quindi facciamo... Non avevo dubbi dopo il mio intervento. Ciao Maurizio, grazie. Fantastico. Buonasera a tutti intanto e grazie alla professoressa Sahrmann anche per questa ricchissima di spunti serata. Provo a dare un piccolo contributo alla risposta alla domanda che ci è stata fatta. Il fisioterapista come responsabile del sistema di movimento. Se consideriamo il movimento come proprietà emergente del sistema persona e quindi se allarghiamo
il significato di movimento uscendo dal solo motorio, sistema motorio, ma anche allargando al cognitivo e al cardiorespiratorio, come già emergeva nel webinar precedente, direi che siamo sulla strada giusta. Riflettevo su come declinarlo nei vari ambiti e dove funziona e dove magari ha qualche limite potenziale. Nel dolore muscolo-scheletrico funziona, fisioterapista responsabile del sistema di movimento funziona. Nella fisioterapia sportiva funziona. Nella fisioterapia geriatrica funziona. Nella fisioterapia neurologica funziona se intendiamo per responsabile del sistema di movimento il responsabile del riapprendimento motorio, dove per motorio intendiamo anche tutto quel mondo cognitivo che sta dentro e dietro il motorio. Nel pediatrico funziona se leggiamo il movimento come la capacità del bambino di apprendere nella interazione ambientale. Forse gli unici ambiti in cui una definizione in italiano così apparentemente limitata potrebbe essere la fisioterapia linfologica, dove far capire agli interlocutori, fisioterapista responsabile del sistema di movimento potrebbe essere un po' più complicato, e nella fisioterapia pelviperineale, dove anche lì parliamo di continenza, disfunzioni sessuali, eccetera, e anche lì forse c'è qualche difficoltà. Per ora, Simo, so che... vai. Sì, no, so che perché eri impegnato in un altro impegno ti sei collegato più esatto. tardi. Allora, Shirley ha fatto un esempio su proprio la parte pelviperineale, però sulla parte linfologica non l'ha fatto, per cui adesso le traduco quello che hai detto, così poi hai anche la risposta. Okay, so Shirley, Simone was trying to fit the movement system concept in the different areas of physiotherapy. So saying that in the musculoskeletal area, it fits perfectly. In the sport physiotherapy, fits perfectly. In the neurological rehabilitation, with certain assumptions, it also fits perfectly. It fits well. Even in the pediatric area, in geriatric area, of course, and in pediatric area, it also fits, considering the adaptation that need to be considered for a human being who's evolving in the early stage of life. He asked a question about how the movement system can fit in more challenging areas, and one of the area is is lymphology. For example, after I'm not sure if that's a word in English, lymphology. About problem with the lymphatic system? Yeah, problem with the lymphatic system. So that's part system. of the cardiovascular system, isn't it? And physical therapists treat it, and what do they treat? They try to treat the excessive edema. And so they use methods, and they're trying to get that to flow, aren't they? So it's still about movement, but now you're trying to move a substance. And then there's also things about how they try to change their exercise programs. I'm not an expert in that, but we have at the program people that specialize in treatment of the lymphatic system. So that's cardiovascular, and it is all about moving fluid and keeping it minimal. So detto un esempio è se per esempio per la parte linfologica è parte del sistema cardiocircolatorio, per esempio se lo vogliamo collegare in un sistema di base del sistema corporeo, e anche quello in un senso, lei non è un esperto ovviamente di riabilitazione linfologica, ci sono altre persone alla Washington che si occupano di questo, ma dice è comunque legato al movimento, perché quello che cerchiamo di fare è ridurre l'edema, cercare di muovere i fluidi, e anche lo facciamo attraverso per esempio la prescrizione di esercizi. Quindi lei comunque non è un'esperta, ma penso che si possa ricondurre anche quell'ambito sotto il framework, diciamo, del sistema di movimento. Mentre invece quello che non hai perso, Simone, la prima parte era proprio un esempio sulle diagnosi della parte pelviperineale, poi condividiamo anche con te la And I've been involved in some care where they develop a subsequent musculoskeletal problem. One, because it develops with breast surgery and they get webbing, and then also in the lower extremity, because they get pain problems down there because of the large extremity. So it works both for that system directly and for the consequences of that.
E l'altra cosa è che sempre è molto attenta poi alle conseguenze, perché di solito appunto l'infedema si sviluppa dopo per esempio la chirurgia della mammella, per cui poi si creano dei problemi legati anche a aspetti secondari e terziari rispetto all'intervento, per cui sviluppano problemi di dolore muscolo-scheletrico in alcuni casi, per collegarci con un'altra delle aree, legati al fatto che l'arto è gonfio, c'è l'edema, si muovono diversamente, l'appoggio è diverso, quindi zone di pressione, eccetera. Cioè, pensavo a questi possibili altri effetti che poi trasferiscono su un'altra area. Quindi il movimento non solo come fine del trattamento fisioterapico, quindi recuperare il movimento anche appunto di fluidi, eccetera, e forse anche il movimento come mezzo dell'intervento fisioterapico, quindi recuperare disfunzioni, riabilitare attraverso il movimento, quindi il movimento sia come fine e sia come mezzo, quando diciamo responsabile del sistema di movimento. So in this case, movement has not only as the final aim goal of the treatment, but also final goal of the treatment, but also as a mean of treatment. Sure. That's what physical therapists do. They use movement to treat, and they use movement to figure out what's wrong and to correct it. Yeah. That's what we're about. I'm glad you noticed. Thank you. Okay. Thank you. You're welcome. Noi possiamo andare avanti. Saluterei gli ultimi eroici che ci hanno seguito su Facebook, così chiudiamo la diretta, ma noi stiamo qui e continuiamo. Quindi se Shirley vuoi salutarli, che ci congediamo da Facebook. Carlo is closing the live on Facebook, so if you, Shirley, wants to say goodbye to everyone or bye to everyone. Well, thank you again for giving me this opportunity to clarify concepts about the movement system. I think if the Italians move ahead with this, they're going to be setting precedent for the rest of the world to recognize what physical therapy is about and to have strong recognition of what our contributions to healthcare can be. Ho detto che saluto a tutti e ringrazio per aver dato quest'altra opportunità di presentare i concetti legati alle disfunzioni, al sistema di movimento, e che pensa che se in Italia ci portiamo avanti su questi aspetti, gettiamo veramente le basi per la progressione anche a livello mondiale, diciamo, della fisioterapia. So thank you for the opportunity. Grazie a tutti per l'opportunità. Grazie a te, Shirley.